Salve a tutti. Prima di iniziare il video vorrei annunciare che è uscito o sta uscendo in questi giorni il mio ultimo libro, che si chiama Valerio, storia di un'analisi, dove si parla di un'analisi di un tizio, di un soggetto autistico, che è venuto in analisi naturalmente non perché era autistico, ma perché aveva subito delle cose. E come si è svolta, interessante a chi è curioso di sapere come si può parlare con un autistico, per esempio, no? Allora, quindi Valerio, storia di un'analisi, si può ordinare da Amazon, ovviamente, come sempre. E adesso passiamo al tema di oggi. Il tema di oggi è quello dell'insonnia. Cos'è l'insonnia? L'insonnia è l'incapacità, o meglio la difficoltà di prendere sonno. L'incapacità di prendere sonno non è una cosa da sottovalutare, perché se dormite poco state male. Pensate che in alcuni casi, tempi di guerra, dei prigionieri venivano torturati impedendogli di dormire, perché il cervello, se non prende sonno, si rovina, e cioè comincia a stralunare, comincia ad avere visioni, comincia a non funzionare più bene, comincia una specie di psicosi, naturalmente quando è protratto a lungo. L'insonnia riguarda per molti l'incapacità di prendere sonno subito, di addormentarsi subito. Per altri il dover aspettare addirittura ore, per altri ancora di svegliarsi durante la notte perché è finito il sonno e incapacità di riaddormentarsi. Normalmente, se tutto va bene, mettiamo che siamo svegliati da un rumore improvviso al di fuori, noi dovremmo essere capaci, una volta svegliati, di riaddormentarci subito. Invece per molti è un'impresa, è una cosa molto difficile. Della difficoltà di prendere sonno se ne può parlare perché c'è una ragione, cioè non è un caso, viene per determinate ragioni. Già il calare del sole stimola il sonno per la maggior parte, per molti, ma non per tutti è così, perché se c'è un'angoscia persiste uno stato di veglia, perché è come se noi dovessimo dormire sapendo che abbiamo un leone in giardino. Se abbiamo un leone in giardino, tanto tranquilli non siamo, per cui non ci addormentiamo facilmente. Naturalmente il leone non c'è, ma dentro la nostra testa c'è. Dico un leone per dire. E la difficoltà di dormire è non solo la difficoltà di prendere sonno, cioè restare a lungo ad occhi aperti al buio, no? O cominciare a contare le pecorelle, come dicono alcuni, che funziona poco. E per alcuni funziona un po' mettere della musica, più facile delle pecorelle. E poi una volta preso sonno magari si risvegliano e di nuovo hanno difficoltà a riprendere sonno, perché per chi dorme normalmente,
cioè non ha difficoltà di sonno, se viene risvegliato da un rumore esterno o interno, insomma, immediatamente dovrebbe riprendere sonno. Per gli altri no, perché c'è già uno stato d'allerta. Allora per chi non prende sonno vuol dire che c'è uno stato d'allerta. Il sonno degli animali è forgiato appunto sul sistema solare perché gli animali spendono energie durante il giorno e si ritemprano durante la notte. Cioè durante la notte cercano di recuperare le energie non solo fisiche ma soprattutto psichiche che hanno speso durante il giorno. Particolarmente si ritempra il cervello, che è quello deputato a dare tutti gli input alle altre varie parti del corpo, che naturalmente poi gli rispondono, no? C'è questo gioco di input fra cervello e corpo. Cosa impedisce alle persone di prendere sonno immediatamente? Immediatamente significa entro pochissimi minuti, 2-3 minuti massimo. Sono le preoccupazioni, sono i pensieri ossessivi. A volte ci può essere una preoccupazione vera, no? È successo qualcosa di grave, o c'è stata una morte di un parente, qualcuno che ci ha dato dei dispiaceri, eccetera, eccetera, no? Un problema economico forte, eccetera, eccetera. Ma il più delle volte non c'è un evento particolare, ma c'è proprio la paura di lasciarsi andare, cioè c'è un'allerta, ma non sappiamo chi o cosa riguarda. Non sappiamo perché stiamo allerta. Stiamo allerta senza sapere che pericolo c'è. Perché il nostro inconscio sta allerta, ma noi non sappiamo su cosa sta allerta. Naturalmente non sappiamo su cosa sta allerta perché la ragione per cui stava allerta noi l'abbiamo cancellata. E questo riguarda, come al solito, la nostra infanzia, e cioè i nostri genitori o chi ci ha allevato per loro. Questo perché noi abbiamo una specie di imprinting della nostra infanzia da parte dei nostri genitori. E qualcuno si è risentito che io ho usato il termine imprinting, ma effettivamente non c'è un altro termine che lo può sostituire, perché imprinting è un'impronta. Allora noi riceviamo un'impronta dai nostri genitori quando siamo piccoli. Poi c'è un'impronta anche quando siamo grandi, ma quella di cui siamo piccoli è la più forte di tutte. È quella che trainerà tutte le altre. E questa impronta è il trattamento che ci riservano i nostri genitori da bambini. Se i genitori sono dei buoni genitori, ci lasceranno un imprinting positivo, per cui noi ci aspetteremo che nel mondo gli altri ci diano un imprinting, una risposta positiva. E fra l'altro ce la danno. Sapete perché ce la danno? Perché noi ci presentiamo al mondo senza le barriere. Se noi ci presentiamo senza barriere, noi non siamo pericolosi, per cui gli altri si distendono quando stanno con noi. Pensano che noi non siamo pericolosi, che non ci sono pericoli in vista, per cui li facciamo stare bene. Per cui queste persone ci cercano, o almeno gli siamo simpatici. Se noi abbiamo paura di loro,
Loro sentono che c'è una paura nell'aria e non gli siamo simpatici perché gli diamo una tensione e a nessuno piace avere le tensioni. Per cui alcuni dicono tutti sono cattivi, meno loro, l'umanità non è buona, che in parte è anche vero, in larga parte, però il modo in cui gli altri si comportano con noi deriva da come noi ci comportiamo con gli altri, ovvero non tanto come ci comportiamo, come gesti, come movimento, come voce, ma quello che emaniamo da dentro. Se noi emaniamo paura o aggressività, gli altri non se ne accorgeranno cognitivamente, però lo sentiranno dentro e si allontaneranno. E viceversa. Se sentono che noi non abbiamo paura, barriere, eccetera, loro si avvicineranno e si sentiranno bene con noi, per cui ci accetteranno volentieri. Queste barriere che noi abbiamo, barriere interiori, hanno a che vedere anche con il sonno, cioè se possiamo lasciarci andare o non lasciarci andare. Se noi abbiamo delle paure dentro, è difficile lasciarsi andare e quindi è difficile lasciare il senso di controllo. Sto attento. E se stiamo in posizione di controllo, il sonno non arriva. Non solo il sonno non arriva, ma la mente è allerta. E la nostra mente, quando è allerta, chiacchiera. Per cui noi andiamo a letto con uno stato d'allerta che ci impedisce di abbandonarci a quello che viene. Anzi, la nostra mente ne approfitta per parlare di più, perché lì non abbiamo cose che ci distraggono, la sentiamo per forza. E la mente comincia a dirci: perché oggi hai fatto questo? Perché non hai fatto quest'altro? Perché a quello non gli hai risposto così? Perché a quell'altro invece gli hai risposto cos'ha? Lo sai che adesso succederà qualcosa di negativo? E voi gli dite: no, ma sta tranquilla, ma succederà niente di negativo perché io cambierò atteggiamento e mi comporterò bene. Al che la mente risponderà: ma non servirà a niente perché succederà di peggio, perché la mente fa prevedere sempre il peggio. La mente condizionata è una mente di difesa, nasce come una mente di difesa, poi diventa un malessere. Nasce come un atteggiamento di difesa, come una copertura che impedisce ai bambini di tenere a mente le cose brutte che gli accadono nell'infanzia. La mente condizionata è un grande cancellino che ci cancella tutte le esperienze brutte che abbiamo avuto nella nostra infanzia. Questo perché noi possiamo andare incontro meglio al mondo, è un bene che ci sia una difesa. Solo che poi questa difesa continua a esserci, non è che sparisce. E continua a esserci anche la sensazione di qualcosa che ha provocato la difesa. Cioè la stessa sensazione di un mondo pericoloso continua ad esserci con tutta la difesa conseguente. Quando noi andiamo a letto, noi non dovremmo difenderci più. Una parola. La mente non smette di chiacchierare, anche perché la mente si distrae quando noi facciamo qualcosa, non solo pensiamo a qualcos'altro, ma facciamo qualcosa. Se noi, per esempio, coltiviamo dei fiori, delle piante, eccetera, noi ci distendiamo perché la mente non parla, perché è presa dal movimento delle nostre mani e da quello che dobbiamo fare. Per questo la natura ci distende, anche per questo. Perché se noi adoperiamo le mani, la mente è presa da quel movimento e smette di chiacchierare. Se non facciamo nulla, la mente ricomincia a chiacchierare. Ed è debilitante, perché hai fatto questo, hai sbagliato a fare quest'altro, eccetera, eccetera. Perché noi abbiamo dei genitori nella mente.
Noi abbiamo nella mente i nostri genitori che ci rimproverano continuamente di come siamo o di quello che abbiamo fatto. Sono i nostri grandi controllori, l'occhio di Orwell. Se abbiamo questi controllori molto forti, quando dobbiamo prendere sonno non riusciamo a lasciare la presa, non riusciamo a lasciarci andare perché c'è il controllo esercitato dalla mente. La mente non si placa, continua a chiacchierare e se chiacchiera non dorme. Ecco perché alcuni mettono della musica e l'aiuta a conciliare il sonno, perché con la musica, ascoltano la musica, gli riesce più difficile ascoltare la voce della mente. Per alcuni funziona. La stessa cosa avviene quando ci svegliamo durante la notte. Abbiamo un sonno più leggero, abbiamo sentito un leggero rumore, abbiamo sentito la necessità di andare al bagno o comunque è cessato un sogno e abbiamo un momento di dormiveglia. In quel momento non riusciamo a riaddormentarci perché interviene di nuovo la mente, quella che controlla, che non può isolarsi, non può lasciarci andare, non molla la presa. Ricomincia a parlare. E allora ecco l'incapacità di riprendere sonno. Oppure può accadere anche che c'è stato un sogno brutto, che magari non ricordiamo, però ce ne rimane l'impressione. Noi facciamo circa 5 sogni per notte e non ci ricordiamo quasi mai. La media delle persone ricorda, quando va in analisi, un sogno alla settimana, sogno 2 quando va bene. Però ricorda i più importanti e va bene così. Se c'è un sogno brutto è relativo a qualcosa che ci è accaduto da piccoli, per cui ci mette in allarme a qualcosa che ci è accaduto e che ci dà angoscia, perché non ricordando l'accaduto lo sentiamo come se dovesse accadere. Questo è il guaio degli accadimenti infantili cancellati, che viviamo tutta la vita come se dovessero accadere adesso. Cioè c'è qualcosa di brutto che deve accadere, allora perderò il lavoro, non troverò il lavoro, perderò i soldi, mio marito mi lascerà, mia moglie mi lascerà, mio figlio morirà, avrò una malattia, verranno tempi brutti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la mente che si arrovella. Se noi andiamo a ritroso e attraverso i sogni, perché solo coi sogni si ritrova, ricordiamo gli eventi dell'infanzia, quelli si sa che sono accaduti allora, non sono accaduti adesso, non devono accadere adesso, sono già accaduti, sono brutti ma sono accaduti. Quindi non c'è un pericolo attuale né un pericolo futuro. Il pericolo c'è stato ma è passato. Per questo quando si ricorda l'infanzia passa la paura del presente e del futuro. Quindi quando facciamo fatica a prendere sonno dobbiamo capire che la nostra mente si sta rifiutando di abbandonarci perché vuole tenerci in allarme, perché c'è un pericolo, ma è un pericolo passato. Naturalmente il pensare questo non basta a mettere il pericolo nel passato, bisogna ricordarlo. Però sappiate almeno che quello è un segno di allarme, è un segno di angoscia. Cioè, correte ai ripari su una cosa del genere.
Se dentro di me ho dei segnali di angoscia e di allarme riguardano la mia infanzia, o me li tengo tutta la vita o li vado a vedere per toglierli. Perché una volta che l'ho visti, lì per lì ci rimango male, ma poi passa. Se non li andiamo a togliere, quelli durano sempre, pure a 90 anni. E non credo che sia conveniente. E di insonnia soffre molta gente, spesso più gli uomini che le donne, perché le donne sfogano magari in altri modi, ma comunque più gente di quanto supponiamo. Poi c'è chi ha i suoi rituali per dormire, c'è chi deve dormire con la finestra totalmente chiusa, senza un filo di luce, c'è chi invece è più tranquillo se ha alcuni fili di luce che vengono dalla finestra, c'è chi ha bisogno dei cuscini messi in un certo modo, la stanza, la sedia vicino al letto in un certo modo, eccetera, eccetera. C'è chi si abbarbica al congiunto che dorme nello stesso letto, c'è chi non sopporta di dormire nello stesso letto col congiunto, eccetera, eccetera. Quello che dobbiamo capire è che se non prendiamo sonno, abbiamo qualcosa dell'infanzia che ci attanaglia, che ci fa paura, che ci tormenta. Ci tormenta sia quando dormiamo, sia quando siamo svegli. È la matrice di tutte le angosce che abbiamo allo stato di veglia. Allora arriva un conto da pagare, oddio come farò? Poi in realtà sappiamo che ce la facciamo, però lì per lì è come se fosse caduto un meteorite, non ce la farò mai, non ce la farò mai a eseguire un compito. C'è chi non può lasciare il compito a metà per riprenderlo il giorno dopo, quando sarebbe logico farlo perché ha la possibilità di farlo, perché ha paura di non poterlo finire, deve finirlo magari continuando a lavorare fino a notte tarda, perché c'è l'angoscia. C'è chi ha paura di vomitare. Sapete quanta gente ha paura di vomitare? Ricordo una persona che girava con i limoni in tasca, così se gli veniva da vomitare succhiava il limone e gli passava. La paura di vomitare è tirare fuori il nostro passato in maniera inconsulta, no? Non voluta, viene da solo come il vomito. Quando soffrite di vomito così dovete capire che c'è qualcosa del vostro passato che vi tormenta e che è bene che tirate fuori perché vi tormenta tutta la vita. Mentre se lo tirate fuori vi farà male, però la smette di tormentarvi, poi finisce. Quindi l'insonnia è un segnale, è un sintomo, è il sintomo della vostra angoscia interiore. Non lo sottovalutate perché quello che soffrite quando andate a letto lo soffrite pure durante il giorno. Poi ci sono gli annessi e connessi, per esempio ci sono persone che di notte quando si svegliano devono mangiare qualcosa perché mangiare gli placa lo stomaco e possono andare a dormire. Lo stomaco pieno, no? Noi siamo animali, è un indice di ho mangiato, non devo andare a cercare niente, non sono esposta ai pericoli perché se vado a cercare le prede io sono esposta anche ai predatori, per cui se ho mangiato io sono tranquillo, posso andare a letto tranquillo. Non dimentichiamoci mai di essere animali, perché quello siamo. Non c'è niente di male nel fare i rituali per riaddormentarsi, però ricordiamoci che se non ci addormentiamo c'è una ragione. Questa è la cosa importante. Non capire che le cose, cioè non pensare che le cose accadano per caso.
Sono uno che ha difficoltà ad addormentarsi? No. Ho delle ragioni infantili per cui faccio difficoltà ad addormentarmi. Le donne sono più portate a vedere queste cose, gli uomini un po' meno, no? Sono più portati per l'esterno. Sia chiaro, lo ridico, non è una questione di valere di più o di meno fra uomini e donne, siamo un po' diversi. I francesi dicevano vive la différence. Siamo diversi. E quindi dobbiamo capire che se abbiamo una difficoltà c'è una ragione, tutto là. Come nella fisica, se la pallina rotola c'è una ragione, non è che è rotolata per caso, qualcuno l'ha spinta, oppure sta su un piano inclinato, da sola, non rotola. E così dentro di noi ogni cosa che pensiamo ha una ragione di essere, ogni cosa che facciamo, anche se noi non riusciamo a spiegarcela, ha una sua spiegazione. Diciamo che è un atteggiamento piuttosto scientifico. Cercare la ragione di quello che ci succede è un atteggiamento scientifico, cioè un atteggiamento di logica, è un atteggiamento razionale. Tutti vorremmo essere razionali. Spesso chi è razionale lo è a discapito dei propri sentimenti, mentre invece sentimenti e razionalità possono andare d'accordo. Non è detto che si debbano elidere. Prendere sonno, una volta nelle campagne le donne avevano dei sistemi per aiutare le famiglie. Conoscevano le erbe, conoscevano i sistemi, conoscevano le cose. Quando nel 1500 circa Paracelso volle scoprire la medicina, andò nelle campagne dalle donne, non andò dai medici, perché i medici facevano solo salassi. Andò dalle donne delle campagne e si scrisse tutto, e da lì è nata la medicina. Quindi le donne conoscevano molti funzionamenti umani, erano le guaritrici della famiglia, erano i medici della famiglia, conoscevano l'animo umano più degli altri, conoscevano i misteri della natura più degli altri e si tramandavano anche delle ricette in proposito, o dei modi di fare, o dei segreti in proposito. Le donne erano depositarie della famosa magia evolutiva, che non è quella che fanno oggi, ti faccio il malocchio, ti levo il malocchio, ti faccio avere i soldi, quelle sono truffe. Ma è un modo per evolversi se stessi, per capire se stessi, per capire gli altri, per migliorare la propria situazione interiore. Quella restò nelle campagne. E era una forma di magia che la Chiesa cattolica odiava, anche perché loro non la sapevano fare, per cui per toglierla del tutto istituirono la Santa Inquisizione, e mettendo la gente sul rogo gli hanno fatto passare la voglia. Il terrore era talmente tanto che è tutto finito. Però qualcuno l'ha mantenuta. Quindi se volete degli esercizi, non so se mia figlia l'abbia fatti o meno, che migliorano appena le cose, lo trovate magari sul canale di mia figlia Sara, La vera interpretazione dei sogni si trova il canale. Ma naturalmente quello è un fatto accessorio. La cosa principale è capire cosa ci affligge dentro. Se non capite quello, campate male.
Ora c'è gente che dice io non ce la faccio a guardarmi dentro, poverino, se non ce la fa ha ragione di non guardarsi, però si deve anche aspettare che quello che c'è gli rimane come minimo, che poi noi non siamo mai lineari, noi con l'età o miglioriamo o peggioriamo, non rimaniamo uguali, ci sono sempre queste due possibilità, o in meglio o in peggio, non c'è la via di mezzo. Quindi pensateci bene. La stessa difficoltà che avete nel dormire ce l'avete nella veglia, che è la difficoltà a lasciarsi andare. Se noi non ci lasciamo andare, non sentiamo gli stati d'animo degli altri, per esempio. Se ci si avvicina qualcuno, non sentiamo se è a favore o meno, e quella è la più grande difesa che abbiamo, che possiamo avere, e cioè l'istinto. Sarebbe il sentire, la capacità di sentire invece di dedurre, che quando deduciamo facciamo grandi casini. Quella stessa capacità di lasciarci andare di giorno è la stessa capacità che abbiamo di lasciarci andare la notte. E cioè la giornata è finita, non devo fare più niente, posso lasciarmi andare, mi abbandono, che bello, l'ozium. Per carità, l'ozio, il padre dei vizi, bisogna sempre fare qualcosa, bisogna avere sempre la mente che funziona. Assurdo. Perché solo la mente che funziona può essere obbediente al capo. Se la mente funziona sempre, è sempre schiava di qualcuno. Se si libera, fa come crede. Quindi, se avete difficoltà ad abbandonarvi la sera a dormire, non fate finta che sia un caso. Dipende da quello che non ricordate della vostra vita dell'infanzia. O intervenite, o quella non solo non vi fa dormire la notte, ma vi fa star male durante tutto il giorno. Un saluto a tutti, alla prossima!